Troppo buono l'arrosto di vitello, tenero, succoso. Un secondo di carne davvero perfetto per festeggiare queste feste natalizie con le persone che amiamo. Se vi va, possiamo prepararlo insieme. La ricetta è davvero semplicissima. Guardate quanto è tenero e succoso. Prendiamo 3 o 4 cipolle e le affettiamo grossolanamente. Tritiamo al coltello anche una costa di sedano. Soffriggiamo con abbondante olio extravergine di oliva la cipolla. Quando sarà bella dorata, la prendiamo con una schiumarola e la mettiamo da parte. In questo modo eviteremo di bruciarla. Prendiamo adesso il nostro girello di vitello, questo è un pezzo da circa 2,1 kg. Dobbiamo far sigillare la carne da tutti i lati. Per girare il girello utilizziamo 2 cucchiai di legno. In questo modo non andremo a bucare la carne e non fuoriusciranno i liquidi all'interno, che sono proprio quelli che renderanno la nostra carne davvero succosa e tenera. Dopo aver fatto dorare tutti i lati del nostro arrosto, possiamo aggiungere il sedano, la cipolla che avevamo fritto precedentemente, una carota grattugiata, una foglia di alloro, pepe nero macinato fresco, e 2 bicchieri di vino rosso o bianco. Io ho utilizzato 2 bicchieri di Barbera perché mi piace davvero molto con questo tipo di carne. C'è un profumino in cucina davvero irresistibile. Dobbiamo far sfumare il vino. Quindi ci vorrà all'incirca un quarto d'ora. Nel frattempo lo andiamo a rigirare. Quando il vino sarà sfumato possiamo aggiungere l'acqua. Ne aggiungiamo circa 1 litro. Poi, se sarà necessario, potremo aggiungerne un altro bicchiere. A questo punto copriamo con il coperchio e facciamo cuocere a fuoco medio per 1 ora e mezza. Mi raccomando, ogni tanto andate a controllare e se serve un pochino d'acqua aggiungetela. Regolatevi anche con il sale. Una volta che l'arrosto sarà pronto, lo lasciamo raffreddare completamente per almeno 4 ore prima di affettarlo. Il mio consiglio in realtà è quello di affettarlo il giorno dopo, freddo da frigorifero. In questo modo, guardate, sarà davvero semplicissimo affettarlo in maniera sottile. Queste sono le prime fette che sono un po' più piccine, però adesso, man mano che lo affetterò, vedrete come le fette risultano davvero sottilissime. Anche il colore è perfetto. A me infatti non piacciono gli arrosti che restano crudi all'interno, quindi per me, per i miei gusti, questa è davvero la cottura perfetta. La carne risulta tenerissima. Come taglio vi suggerisco di utilizzare appunto il girello di vitello.
senza grassi e senza venature. In questo modo anche i bambini più schizzinosi lo mangeranno ben volentieri. Nel frattempo, amici, se questa ricetta vi sta piacendo, ricordate di cliccare sul bottoncino che trovate giù, il mi piace, che è davvero molto importante, e se vi va iniziate a lasciare un commento e scrivetemi cosa ne pensate di questa ricetta. Ebbene, dopo aver tagliato tutte le fette di arrosto, pensiamo al sughetto, che è qualcosa davvero di eccezionale. Lo mettiamo in una caraffa e lo andiamo a frullare. Questo è quello che dà tutto il sapore davvero a questo piatto, quindi è importantissimo. Per questo, vi dicevo prima, state attenti, se necessita un pochino di più acqua aggiungetela, perché poi il sughetto sarà davvero molto importante per rendere questo piatto unico ed eccezionale. Posizioniamo quindi le nostre fette su un vassoio di portata. E poi, naturalmente, andiamo ad irrorarle con il loro sughetto davvero buonissimo. La consistenza è perfetta, fluido e bello liscio. Quando impiattate l'arrosto, mi raccomando, o lo servite subito e quindi lo mangiate al momento, oppure mettetelo su un vassoio che poi potrà andare tranquillamente in forno per essere riscaldato. Io qui naturalmente vi ho fatto vedere l'impiattamento, poi come ho finito di fare questo video, l'ho sistemato in una vaschetta di alluminio, l'ho sigillato bene e l'ho messo in congelatore. Come vi dico sempre, io preparo queste ricette sempre in anticipo, così poi al momento non devo stancarmi troppo quando magari ho degli invitati a casa, e quindi in queste feste natalizie in cui cucineremo davvero tanto, io già ho il congelatore pieno, quindi vi invito anche a voi a utilizzare questo metodo, così poi sarete libere di fare quello che volete, di riposarvi e non vi stancherete troppo. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Io vi mando un bacione, un abbraccio e se vi va lasciate un bel like, commentate e condividete la ricetta con i vostri amici. Ciao e alla prossima!